Ciao segni del Capricorno, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere che cosa vi accadrà nell'immediato futuro in amore, anche durante il mese di marzo in amore e sul lavoro. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati sono in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate e se qualcosa si dovesse realizzare. Direi di iniziare subito con l'immediato futuro in amore. Allora, immediato futuro in amore per il segno del Capricorno abbiamo un 9 di spade, poi abbiamo l'indipendenza, il messaggio e il pericolo. Quindi, allora, c'è una situazione in cui qualcuno ha delle paure, delle ansie, delle preoccupazioni, dei dubbi, potreste essere voi o una persona con cui avrete a che fare. Vedo che sono in arrivo delle comunicazioni. Nonostante magari ci siano delle preoccupazioni, c'è qualcuno, quindi o voi o un'altra persona che cerca di stare comunque in un'energia centrata, diciamo, arrivano delle comunicazioni, però fate attenzione perché c'è la carta del pericolo, quindi o qualcuno si lancia, diciamo, in una situazione di pericolo, quindi o voi o un'altra persona, quindi magari qualcuno corre un rischio, diciamo, e si butta magari nei vostri confronti. Rappresenta un po', rispecchia un po' la carta del matto, questa carta qui. Comunque andiamo a vedere il 9 di spade, chiariamolo, come mai per il segno del Capricorno durante il mese di marzo, sì, no, scusate, perché per il segno del Capricorno nell'immediato futuro in amore c'è il 9 di spade, perché per il segno del Capricorno nell'immediato futuro in amore c'è il 9 di spade, ecco qua. 4 di bastoni al rovescio, 5 di bastoni e il Papa, quindi all'interno di un rapporto sentimentale forse ci sono dei conflitti, delle lotte, delle competizioni, una situazione non è più stabile e quindi di conseguenza vi genera delle preoccupazioni, oppure avete a che fare con una persona che è preoccupata del rapporto con voi che non è stabile al momento, in cui ci potrebbero essere stati dei conflitti, delle, diciamo, delle lotte, ok? Tra voi e una persona specifica. Vediamo le Dixit cosa dicono. Abbiamo la lumachina, la spada e il robottino. Quindi sì, c'è una situazione dove forse voi state cercando di raggiungere un traguardo, una persona specifica, oppure volete raggiungere una situazione specifica ehm, dove però ci sono delle difficoltà, perché comunque in questa carta piove, la lumachina comunque è lenta, quindi vedo anche il concetto appunto di luce e ombra, quindi appunto potreste passare dei momenti in cui pensate positivo, altri negativo, siete lunatici, oppure magari avete a che fare con una persona così, ok? Vedo comunque che cioè, diciamo, cercherete forse di impegnarvi in qualcosa rispetto a una situazione sentimentale o di riparare un qualcosa o che qualcuno cercherà di riparare un qualcosa con voi. Vediamo ora queste. Abbiamo il pensatore e la pace. Quindi sì, il pensatore potrebbe rispecchiare un po' questa carta del 9 di spade, quindi abbiamo effettivamente un'energia di pensiero o vostra o da parte di qualcuno, quindi c'è un'energia in cui qualcuno pensa magari a una situazione nello specifico in amore, però c'è la carta della pace, quindi comunque vedo che riuscirete a fare pace in una situazione con qualcuno. Prima vedevo che c'erano dei conflitti, quindi magari riuscirete a chiarire e a fare pace con una persona specifica. Quindi questo è come emerge per quanto riguarda l'immediato futuro in amore. Ora andiamo a vedere durante questo mese di marzo in amore. Allora, marzo in amore per il segno del Capricorno. No, ho sbagliato, scusatemi, ho mischiato. Ah no, avevo messo. Ok, scusatemi, ho fatto un pasticcio. Dovrebbe essere così. Che mi ricordo quando era caduta la carta, quindi. Ok. Ricapitolando. Allora, marzo in amore per il segno del Capricorno abbiamo il mondo, ok? Poi abbiamo la protezione, la guarigione, il caso. Quindi, allora, vedo che si chiude un ciclo in amore durante il mese di marzo. Ci potrebbero essere delle situazioni cicliche che si vanno a chiudere, però il mondo potrebbe anche indicare degli incontri, degli appuntamenti, dei viaggi, degli spostamenti, social. Vedo che potreste guarire da una situazione.
o che diciamo la fortuna vi darà l'occasione di guarire una situazione specifica e che in qualche modo siete protetti o entrerete diciamo in un'energia più protettiva nei confronti della persona a cui siete interessati. Vediamo di chiarire questo mondo. Allora, mondo. Allora, cosa accadrà al segno del Capricorno durante questo mese di marzo con la carta del mondo? Perché al segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore accadrà il mondo? Perché al segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore accadrà il mondo? Allora, abbiamo il 7 di denari in una posizione prevalentemente orizzontale con gli amanti e le stelle. Quindi si desidera comunque allora, o avete investito in una relazione e desiderate ottenere, concludere, diciamo, una sorta di magari progetto che avete insieme a una persona. Quindi è come se arriva, diciamo, un momento, come se arrivaste all'apice di una situazione e c'è una situazione che si conclude in maniera però sembra positiva con la carta degli amanti. Quindi, oltre agli incontri che vi dicevo prima o dei viaggi, degli spostamenti, vedo che c'è un desiderio in qualche modo di portare a compimento un qualcosa rispetto a una situazione sentimentale. Vediamo ancora perché al segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore accadrà il mondo. Perché al segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore accadrà il mondo. Abbiamo un 8 di coppe al rovescio con un 6 di bastoni, quindi qualcuno potrebbe tornare nella vostra vita se si parla di ritorni, qualcuno con cui c'è stata già una chiusura di un ciclo, quindi situazioni cicliche che si ripresentano, oppure potreste avere a che fare con dinamiche cicliche che si vanno a ripresentare o anche un ricoinvolgimento a livello emotivo da parte vostra o di qualcuno. Ci potrebbero essere persone che vi notano sui social, che vi trovano attraenti sui social, da parte vostra ci potrebbe, scusate, essere anche con la carta del mondo del 6 di bastoni una sorta di ehm, scusate, mi è dato di traverso qualcosa. Una sorta di come posso dire, mettersi in mostra anche in pubblico, no? Diciamo, quindi anche sui social. Andiamo a vedere ora le Dixit, cosa dicono. Allora, si deve essere abbassata un po' questa, perché prima io le vedevo più chiare, ok? Allora, sì, dicevo appunto, vedo che si parla qui di una situazione in cui appunto si chiudono dei cicli, si fa pulizia, si ritrova un attimo anche l'equilibrio. Ehm, in amore potreste anche fare delle visite, delle escursioni, viaggiare o fare degli incontri specifici. Vedo anche che c'è in qualche modo qualcuno che sta cercando una sorta, come se qualcuno stia cercando qualcosa o qualcuno nello specifico. Ovviamente queste carte vanno molto interpretate perché sono molto artistiche e vedo che è una situazione dove ci sono persone che magari ce l'hanno con voi, che vi guardano male, che insomma eh, vi giudicano, eccetera, eccetera, voi la prenderete con leggerezza, soprattutto appunto secondo me sui social con la carta del mondo. Poi abbiamo potere superiore e sinfonia incompiuta, quindi molta intuitività, potreste risultare anche altezzosi con la carta di potere superiore, quindi che magari vi metterete in mostra, eccetera, eccetera. C'è una sensazione di sinfonia incompiuta, quindi magari qualcosa, come vi dicevo, qua state cercando un qualcosa o un qualcuno, quindi sinfonia incompiuta potrebbe riguardare cose o situazioni che non si sono mai verificate o persone con cui magari ci sono state delle chiusure, le cose sono state lasciate in sospeso a metà, oppure una sorta di insoddisfazione per qualcosa che voi volevate realizzare in amore nello specifico e così via. Quindi questo è come emerge. Ora vediamo per quanto riguarda il lavoro che abbiamo già spoilerato perché era uscito prima 10 di denari, io avevo confuso, avevo mischiato le carte. Allora,
Quindi lavoro marzo per il segno del Capricorno, abbiamo il 10 di denari con la carta del lavoro, Venere, la bellezza e il viaggio. Quindi vedo che il lavoro andrà bene, siete in un'energia di stabilità, vedo dei momenti anche passati insieme alla famiglia o a casa. Ehm, Vedo un lavoro legato a un concetto di bellezza, quindi alcuni di voi potrebbero fare dei lavori legati alla cosmetica, legati alla bellezza, legati alle foto, eccetera, eccetera. Vedo dei viaggi, degli spostamenti che potreste fare o avere a che fare con persone lontane che viaggiano e si spostano per incontrare voi. Vediamo di chiarire il 10 di denari. Di nuovo si è mossa la telecamera, io lo so, io me ne sono accorta. Ecco qua. Allora, vediamo un po', perché al segno del Capricorno durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di denari. Perché al segno del Capricorno a marzo sul lavoro accadrà il 10 di denari. La torre al rovescio con il 6 di bastoni. Quindi una situazione lavorativa rimane stabile, non ci sono grandi scossoni, vedo che vi sentite sicuri di voi, vincenti e al sicuro in qualche modo. Quindi la situazione lavorativa sembra essere positiva. Vediamo ancora una volta perché al segno del Capricorno durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di denari, perché al segno del Capricorno durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di denari. Allora, l'eremita al rovescio col 2 di bastoni al rovescio e il 10 di bastoni sul fondo, quindi vi vedo impegnati e tra l'altro non vi vedo nemmeno soli, nel senso che al lavoro siete circondati da altre persone e in ogni caso vi vedo impegnati, non vi vedo fermi sul lavoro, vedo che avrete da fare, sostanzialmente le carte dicono questo. E ovviamente con la carta del 10 di denari non posso escludere anche situazioni familiari, quindi magari dei momenti passati insieme alla famiglia. Allora, poi abbiamo la vecchietta nel negozio, la persona che suona il flauto e escono i demoni e il gatto che dorme e i topi che ballano. Quindi, allora, vedo che sì, il lavoro non vi manca, vedo questo, potreste lavorare in un negozio, in un posto diciamo che vende servizi, ok? Occhio perché o avrete a che fare con persone lavorative un po' negative, occhio alle energie negative, oppure siete voi in questo tipo di energia, nel senso che magari ci potrebbero essere delle cose che fanno uscire un po' la parte un po' più scura di voi. Quando il gatto non c'è, i topi ballano, ci potrebbe parlare o di una situazione familiare in cui magari voi volete stare a casa, riposarvi e così via, oppure che starete a casa e magari non ci sono, per esempio, se vivete con i vostri genitori o con qualcuno nello specifico, ve la prendete comoda, no? Oppure ancora se si parla di una situazione lavorativa e magari appunto non c'è il titolare e quindi i topi ballano. Ma potrebbe anche fare riferimento a persone intorno a voi, quindi magari quando voi me non ve ne accorgete, i topi ballano, quindi fate attenzione alle persone comunque che vi circondano sul luogo di lavoro, perché magari quando vi distraete fanno cavolate sostanzialmente. Un po' questo quello che vogliono dirci queste carte. Poi abbiamo il tempo di andare e la tribù, quindi ripeto, non sarete fermi lavorativamente parlando, vi vedo in compagnia, vi vedo fare cose circondati da persone, vi vedo anche magari insieme alla vostra famiglia per alcuni. Alcuni si vogliono allontanare da un luogo di lavoro per stare di più in famiglia, altri faranno un viaggio specifico verso un particolare posto che riguarda il lavoro e così via. Dovete un po' anche cercare voi di, diciamo, adattarla alla vostra situazione. Ora andiamo a vedere con l'oracolo delle notifiche. Allora, vediamo cosa accadrà al segno del Capricorno in amore nell'immediato futuro. Cosa accadrà al segno del Capricorno in amore nell'immediato futuro. Segno del Capricorno in amore nell'immediato futuro. Cosa accadrà al segno del Capricorno in amore nell'immediato futuro? Segno del Capricorno. Questa è Pescio. Cosa accadrà al segno del Capricorno in amore nell'immediato futuro? Segno del Capricorno in amore nell'immediato futuro. Allora,
Questa la prendo in considerazione solo perché è la carta del blocco che è uscita al rovescio. Quindi ci potrebbe essere uno sblocco in una situazione sentimentale per il segno del Capricorno. Se qualcuno vi ha bloccato vi potrebbe sbloccare. Poi abbiamo, mi sento al sicuro ora che ho capito chi sei tu e chi sono io, quindi si farà chiarezza circa la personalità di qualcuno e la nostra storia è diventata un gioco di forza per te. Io prima vedevo dei conflitti, quindi forse si cercherà insomma di chiarire con qualcuno e di capire delle cose riguardo a una dinamica di conflitto che si è andata a creare con una persona specifica. Vediamo a marzo. Cosa accadrà al segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore? Rovescio. Cosa accadrà al segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore? Segno del Capricorno durante il mese di marzo in amore. Per carità, tante. Allora, prenderò in considerazione solo questa. Mi manchi. E qui abbiamo bisogno dei miei spazi, quindi qualcuno potrebbe sentire la vostra mancanza e qualcuno da cui o vi siete distaccati o che si è distaccato perché aveva bisogno dei suoi spazi. Ad ogni modo c'è una sensazione di mancanza o da parte di qualcuno nei vostri confronti e ve lo potrebbe dire, oppure da parte vostra nei confronti di una persona specifica. Vediamo ora sul lavoro cosa accadrà al segno del Capricorno sul lavoro durante il mese di marzo. Cosa accadrà al segno del Capricorno sul lavoro durante il mese di marzo? Un attimo, mi è caduto a terra. Ok. Cosa accadrà al segno del Capricorno sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno del Capricorno sul lavoro durante il mese di marzo? Questo è il rovescio. Per carità, voglio fare l'amore con te, che è un po' più, cioè un po' più indirizzata sull'amore questa carta, però potrebbe, diciamo, se la devo tradurre lavorativamente, potrebbe riguardare il fatto che vi piace fare un qualcosa lavorativamente parlando, oppure che c'è qualcuno interessato a voi sul lavoro. Qui abbiamo, non voglio cose serie tra noi, mi voglio divertire, occhio alle persone un po' falsine, perché magari ci sono persone poco serie sul lavoro. Vediamo ancora cosa accadrà al segno del Capricorno sul lavoro durante questo mese di marzo. Cosa accadrà al segno del Capricorno sul lavoro durante questo mese di marzo? Il Capricorno sul lavoro durante questo mese di marzo. Abbiamo no grazie, sei la persona giusta per me. Allora, qui vedo una sorta di dinamica in cui vi potrebbe arrivare un'opportunità lavorativa, quindi magari qualcuno o rifiutate un'opportunità, però ve ne arriva un'altra in cui qualcuno vi considera essere la persona giusta per quel tipo di lavoro, oppure semplicemente vi arriva un'opportunità ma voi forse non volete accettarla, ok, a livello lavorativo. Quindi vedo questo è come emerge, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, io vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao!